Coming to Reggio, I suppose it was both my assumption and the commissioner's assumption that I would make work probably about the periphery of the city, that space between the urban and the rural. When I arrived there, of course, things never quite live up to the expectations that you bring to the project. You arrive in a city and everything seems different to what you imagined. And particularly in Reggio, it's a beautiful city. Beautiful big buildings, mostly historic buildings in the centre. And I never really left the centre of the city. So in conversation really on the first day that I arrived, I began to ask about a lot of these buildings around, and was very aware that many of these were public buildings, at least open to the public in one way or the other. So I began to think about making photographs that somehow explored the borders or boundaries between public and private space, because of course in public buildings not all the space is public. There are private parts of public buildings, and that was where I started. So I began to photograph in various public buildings: the mayor's office, the city hall, the library, the banks, the monastery. And in some of these spaces there were secreted locations that were visually interesting, but conceptually not particularly interesting. The project needed another layer, another boundary to explore. And I made some photographs in the attic or loft space of the library, almost dark up there, a very, very dark place where nobody else really ever visits. So I made some long exposures up there, and of course began then to explore this idea of another limit or boundary, that is the limit or boundaries determined by photographic technology between darkness and light, what's possible in terms of exposures. I wanted to see if these dark spaces could represent what became an oubliette, a place of forgetting. That's also literal, a place where you put things away and forget about them. You know, you don't think about them anymore. Qui mi interessano queste immagini che sono veramente delle cose enigmatiche, perché non sai mai quello che trovi, sono una cosa misteriosa. E ci sono queste immagini di bambini, più che altro sì di bambini, che tanti vedendole così in negativo, allora mi piacciono praticamente già così in negativo, che hanno una forza. Lavoro con materiale praticamente che in qualche maniera può essere o materiale di archivio, un materiale storico, o materiale, tante volte può essere anche materiale trovato in diverse situazioni, però è sempre materiale che fa parte di qualche momento che una volta era un momento reale, che faceva parte, diciamo, di questa storia, e poi attraverso questo creare tutto un discorso che diventa un discorso di tutti noi, un discorso che fa parte di chiunque, non fa parte di mia storia personale o di qualcuno che ha scattato questa immagine o di questo logo o di quel momento, ma diventa una cosa che ha la sua rilevanza praticamente in rapporto all'essere umano, ma in modo atemporale, completo. E due bambine e due bambini. No, quello no. Sono più normali, nel senso. Una delle immagini che ho trovato qui in fototeca, che fa parte di storie di questo posto, storie di questa regione, però da quali, diciamo, prendo spunto come un momento di partenza per poi arrivare a un'installazione, un lavoro che diventa molto universale. Qui subentrano delle domande tra vita e morte, di sacrificio, diciamo nel senso proprio di animale, ma anche di sacrificio nel senso più vasto.
creo qui praticamente un lavoro che non sarà solo composto di una immagine, ma sarà, come dicevo, un'installazione che forse comprenderà anche altri elementi che saranno di altri materiali. Nello stesso tempo questa immagine crea ancora qualcosa di diverso completamente da quello che era prima. La città ha il tempo dell'inizio, l'età della madre. Da essa si fugge e si ritorna. È in ogni sua pietra il seme dell'origine. Ne ascolto il calpestio degli anni, di passi immaginati e di pensieri densi, come sostanza retrattile. Ho avuto appena il tempo di visitare i tuoi luoghi, freddi d'albe e di nebbie. Da casa tua ho riportato un pensiero, unico indizio, unica immagine inespressa. Leonardo Genovese. I'm a big fan of Italian culture, so I already knew what to expect, and I can say only that Reggio Emilia was everything that I was expecting to find. 3 years ago I did a project in San Marino, actually in a border between San Marino and Italy, and it was called Closing the Border. And now when I came to Reggio Emilia, I think about that project a lot, and I have to say that in the last 6 years the theme of the border was much more important in political sense. But now I guess that as I'm changing, also my works are changing a bit, and now it's becoming much more personal idea of what the border is in one intimate sense, and borders that one person can find in life and have to cross or avoid. I always choose media after I know idea of the work. In this case it's different because it's a photography exhibition, a photography project, so but I was glad that it's like that this time, because I have my 4 cameras with me. They are all very different, and I think that in one way I will also try to see this limit between same media but different views from the different objectives of the different cameras.
So in this case, I'm looking forward to this a small experiment that I will make here. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a évidemment un centre-ville très construit, très historique, très figé. Quand on passe le mur, il y a une zone qui est en train de se développer, qui a l'air beaucoup moins structurée, beaucoup moins figée, et qui laisse entrevoir un avenir pour la ville. Tout est à venir, justement, tout est en construction, tout est... et que la question est comment sera la ville demain, et sans doute que faire aussi de ce centre historique et l'intégrer dans une vie contemporaine, réellement. Mon travail consiste dans un premier temps à regarder et ensuite j'ai besoin d'intervenir. C'est le principe de mon travail, que ce soit de la photo ou de la vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un travail d'observation dans un premier temps et ensuite un moment où je vais passer de l'autre côté, c'est-à-dire où je vais tenter une intervention. One. Okay, and stop. On stop, on them, back. Agir, faire un pas from the back, avancer. Et je voudrais mesurer ces avancements, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, et qu'est-ce qu'il faut perdre, accepter de perdre pour pouvoir avancer. Je pense que c'est ce qu'on sent dans la ville en fait, c'est quelque chose quand même une sorte d'inertie centrale et c'est très amusant parce qu'on voit bien que la